con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici di Radio Centro Web, stiamo ridendo ma perché stavamo dicendo va bene, ok, vabbè, tanto ciao Piero, buongiorno. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Stavo dicendo vabbè, ok, noi facciamo questa registrazione oggi mercoledì e stavo dicendo una cosa incredibile, 32 giugno. No, poesia, 32 poesia. Effettivamente dai, potremmo mettere una nuova data, dai. Invece è 2 luglio 32 giugno e io ero rimasto sono rimasto indietro al vecchio mese, sì, effettivamente. Sì. Faccio i mesi, tanto il calcolo dei mesi è una convenzione, il calcolo dei giorni è uguale, lo posso fare a mio uso e consumo, perché no? Non posso? Giusto, no, pienamente d'accordo. Tanto ormai a uso e consumo ognuno fa che vuole, sì, che non c'è problema, va? Sì. Si bloccano le città, si fa casino, ma sì, cosa vuoi che sia. No, beh, allora, intanto ricordiamo Smart & Healthy, perché sennò la gente si sente, ma che parte è partita la sigla, quindi sicuramente sì, però Smart & Healthy, 24esima puntata, e Fulvio e Piero, Fulvio in Italia, Piero negli Stati Uniti, stessa temperatura, tanto qua c'è 41 gradi, no. Sono 36, 37, sì, che più o meno siamo a quel livello, dai. Sappi che il fine settimana scorso ero a Rieti ed ho alloggiato in un paesino arroccato su un cocuzzolo che si chiama Posticciola. Ho visto alcune foto effettivamente. O Posticciola, non lo so. Valido decisamente. 23 gradi la sera. Bella storia. Ero lì, mi sono fermato, ero da solo perché avevo i ragazzi che alloggiavano, che gareggiavano, che hanno gareggiato questo fine settimana e io alloggiavo in un altro albergo un po' separato e mi sono fermato così a chiacchierare, c'era il baracchino che vendeva da bere, da mangiare, così, ho detto ma se continua così e c'era anche una brezolina fresca io rimango qui tutta la notte, non vado neanche a letto. Ma no, ma noi io rimango a sedere. Non c'è mica problema, basta beccare la brezza fresca e poi sì, infatti. È stata una goduria incredibile. Posso immaginare? Sì, certo. Goduria che non hanno della quale non hanno goduto gli abitanti di Venezia. Ma ho sentito qualcosa. Allora, diciamo che qui negli Stati Uniti non è arrivato tantissimo, quindi lascerò andare più a ruota libera te in questo momento. Del matrimonio del nostro amico Jeff Bezos ho sentito c'era la città bloccata, turisti cavolati. Vabbè, allora, intanto parliamo di attualità, cioè Jeff Bezos o Bezos, che dir si voglia, sappiamo tutti chi è più o meno. Sì, dai. Diciamo un attimo giusto per chi non avesse idea, è fondamentalmente proprietario di Amazon, mettiamola così, facciamola semplice. Sì. Proprietario di Amazon, tutti noi conosciamo Amazon perché più o meno, anche se non direttamente, qualcuno ha comprato o sa di aver comprato ad Amazon deve il suo successo a un periodo molto particolare, soprattutto che è quello 2020-2022, che è stato anche 2023, che è stato caratterizzato dal Covid, perché tutti acquistavano da casa e va bene, comodissimo, però ora secondo me c'è stato anche un abuso durante il Covid, nel senso, durante il Covid non c'era altro modo, però adesso c'è un abuso da parte dell'utenza e di comprare tutto su Amazon, tutto, perché si può comprare tutto. Ma allora mettiamola così, io ti dico da un anno a questa parte, quindi più o meno da quando abbiamo comprato casa, effettivamente acquistare su Amazon
e ricevere la roba direttamente a casa, quantomeno per quello che si può fare, è nettamente molto più comodo piuttosto che dover prendere la macchina, andare in negozio, guarda la roba, fai gli sfabreghi, ritorna a casa. Cioè, effettivamente è comodo, è un'idea non del tutto illogica. No, dal punto di vista imprenditoriale insomma, è una cosa fenomenale, ma su questo non ci piove assolutamente. Ma il mio ragionamento è, tu l'hai vista, l'hai raccontata dal tuo punto di vista, dove comunque negozi sotto casa magari non ne hai o ce l'hai un po' distanti da casa e quindi devi comunque muoverti, cioè non è che ci vai a piedi, magari sì, ma devi fare 2 chilometri, ok? E 2 chilometri a piedi, poi dipende cosa devi acquistare, certo. Ecco, la forza di Amazon secondo me è anche quella di venderti, di poter vendere cose che fuori non trovi. Cioè io ho dovuto comprare un adattatorino per la radio, che nei negozi di elettronica dovevano ordinarlo, aspettare 2 settimane, e su Amazon l'ho comprato direttamente. Questa è la forza di Amazon, anche questa, oltre che fartela arrivare a casa. A parte io non la faccio arrivare a casa, perché non ci sono mai a casa, faccio arrivare al punto ritiro, quindi vabbè, sai, è comodo anche quello, tutto sommato. No, allora, di sicuro qui negli Stati Uniti è molto più utilizzato che non in Italia. C'è da dire che la differenza grossa è che, come dicevi giustamente te, in Italia magari hai il negozio dove devi acquistare la roba a portata di mano, qui negli Stati Uniti effettivamente no. No, certo, infatti il mio discorso è legato proprio alla logistica, no? Logisticamente tu non puoi andare, o comunque hai difficoltà ad andare a comprare sotto casa e te la fai arrivare a casa la roba. Qui in Italia c'è anche la fatica, la pigrizia. Dice no, ma perché devo andare lì? Sono 100 metri a piedi, me la faccio arrivare a casa. Cioè, è quello che mi dà, che quando parlo di abuso parlo di questo. Non è certo, anch'io certe volte ordino cose, perché magari o non si trovano nel negozio, oppure non ho la possibilità di andare a prendere, perché magari c'era solo un negozio in centro a Firenze. Ora guidare a Firenze è diventato un incubo, e quindi cosa faccio? Me la faccio arrivare al punto ritiro vicino a casa o di strada. Che faccio magari durante gli spostamenti durante la giornata e me lo prendo con comodo. Cioè, una volta sapevo di dover andare a Lucca e ordinai, non mi ricordo neanche, mi sembra un libro, e lo fece arrivare ad Alto Pascio, al punto di tiro ad Alto Pascio, perché è di strada e sapevo di poterlo prendere. Una volta a Grosseto, perché era a Grosseto. Cioè, la comodità sta in queste cose qui. Però è chiaro che si stava ragionando anche così, è che c'è un abuso da parte da chi potrebbe anche comprare, ma c'è anche una restrizione, una visione limitata del mercato da chi ha il negozio. Sì, allora, il negozio, perché magari non fa vendita online, non fa neanche la consegna, magari dice guarda, non ho l'e-commerce, però ti do la possibilità di venire a ordinarlo in negozio e poi te lo porto io, ma neanche quello c'ha. Ma allora, vedila così, ne parlavo giusto a inizio fine settimana scorso con 2 persone per altri motivi, e si diceva che in Italia effettivamente la cultura informatica in generale è molto bassa, e questa ne è sostanzialmente una grossa dimostrazione, nel senso, è vero che in Italia siamo molto più abituati ad andare a prendere la roba nel negozino piuttosto che, però è vero anche che se il titolare del negozio capisse effettivamente l'utilità che potrebbe avere un e-commerce per i suoi prodotti, oppure il fatto di poter
avere a disposizione un sito web, per dire, piuttosto che gli darebbe probabilmente molta più pubblicità e lo aiuterebbe anche nell'evitare che le grosse catene di magazzini e quant'altro prendano troppo spazio e lo portino poi a conseguenze ben peggiori. Effettivamente non sarebbe così tanto male. No, ma infatti è un ampio ventaglio, è un ragionamento il nostro molto ampio, e quindi non possiamo fare o bianco o nero, è molto, molto variegato, molto variegato. Però è vero anche che io la vedo anche l'ho vista dal punto di vista del negoziante, anche dal punto di vista imprenditoriale. Da una parte, certo, si ricerca ancora la slow life, ok? Slow food, slow travel, ok? E va bene perché questo mondo ci porta ad andare troppo di corsa. Però dal punto di vista imprenditoriale, se non hai un'offerta, anche perché poi magari sì, c'è il negozio più o meno grosso, ma non hai l'offerta del porta a casa o spedizione a casa o consegna a casa, e ti tagli molto le gambe. Poi anche perché, ritornare al discorso di prima, l'essere umano diventa molto pigro e si può far portare tutto a casa. Ma questo è un ragionamento molto, molto variegato, perché a volte, come si diceva prima, ho una necessità, perché a volte non hai la possibilità o di andare te fisicamente o non trovare il prodotto, però molte volte è anche fatica, fa fatica a uscire, soprattutto quando fa caldo. Perché deve uscire quando fa caldo? Allora, mettiamola così, noi forse la vediamo anche con la mentalità intanto di una generazione diversa, perché comunque alla fine noi siamo cresciuti con il lato informatico a nostra disposizione, quindi telefonini, computer, adesso c'è l'intelligenza artificiale, ci sono stati sì, ma non mi convince questa intelligenza artificiale, da dire. Poi se ne parlerà magari anche in altre occasioni. No, c'è tanto dietro. No, lo so, no, era una battuta la mia, perché ho provato a scrivere un articolo, ok, sulle gare che sono state questo fine settimana. Ho provato a scrivere un articolo, ho detto: guarda, ChatGPT, tanto per far nomi, no? I dati sono questi, gli atleti che hanno gareggiato sono questi, i risultati sono questi, guarda, fai così, è stato gli ho dato un po' di descrizioni, mi fai un articolo di 3.000 battute per un post su un blog. E bene, mi ha inserito i risultati, mi ha un po' romanzato, perché gli ho chiesto anche di romanzare come racconto, e solo che mi ha raccontato tutt'altro di quello che è successo. Capito? Cioè, ha distorto un po' quello che è successo, anche perché ero lì, cioè, non è che dice vabbè, non ero lì. E il problema è che qualche autore, senza andare in professioni, qualche autore, ma io ti dico, come mezzo, come si è sempre detto, come mezzo va bene, perché poi alla fine la base, la struttura me l'ha data, però poi ho dovuto cambiare tutto, perché tieni conto anche del fatto che comunque l'intelligenza artificiale va, tra virgolette, allenata, quindi sì, non è per fortuna non è ancora al punto in cui è autonoma, non ci siamo tanto lontani, ma non è ancora a quel punto. No, e quello che stai raccontando poi sostanzialmente conferma proprio questo, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento molto utile se saputo utilizzare in maniera corretta e se ovviamente integrato con quello che è comunque l'essere umano di per sé. Infatti, come abbiamo sempre detto, cioè potete usarla come base, ma poi rimettete, è come se la brutta, come quando eravamo a scuola, no? A fare la famosa brutta copia dei temi. Noi facevamo la brutta e poi copiavi la bella. Ecco, ChatGPT ti elimina il problema di farla brutta, però poi quando vai a farla bella e bisogna che rilegge per bene,
assolutamente. Sì, quello di sicuro, anche perché comunque diciamo non è allora umano. Sì, ecco, non è un umano prima di tutto, e secondariamente comunque ci sono modi per soprattutto per i motori di ricerca e quant'altro, per individuare quale contenuto è stato effettivamente scritto con l'intelligenza artificiale e quale contenuto poi viene fuori dall'uomo. Ed è secondo me anche una cosa giusta, perché sennò tutti ci potremmo, tra virgolette, fingere medici piuttosto che fare più casini che non altro. È bene che sia così al momento. Sì, certo. Quindi noi quando avevamo iniziato a parlare di un argomento siamo finiti a parlare di intelligenza artificiale. Io te lo dico, caro Piero. Vabbè, ma va bene anche così, nel senso. No, ma deve essere così. Deve essere così, sostanzialmente la nostra è poi fondamentalmente una chiacchierata tra amici che viene riportata ma certo, nell'etere, quindi va più di bene. Vabbè. Ah, ok. Però scusami, ora tornando all'argomento principe, che sono queste nozze di Jeff e Jeff e Lauren sono convolati a nozze. E ci fa piacere per loro, siamo contenti. Anche Charlize Theron è andata, non gliel'è andata dietro. Non gliel'ha mandata a dire. Doveva dirli, non doveva dirli, secondo me è fatta bene. No. Allora, io non ti dico che non ha fatto bene. Ok, a parte che c'è stata Pieraccioni sui suoi social, Leonardo Pieraccioni, famoso regista attore fiorentino, ha fatto uno sketch tipo come se fosse a telefono il Pieraccioni, che si fa per il matrimonio di Jeff, la vaporella e ce l'ha già, e che gli si regala? Facciamogli una busta con 60 euro. No, ma poi c'era l'appello anche, la storia prima dell'appello. A Jeff invece andare a Venezia sono tutti contrari, vieni a Firenze, tanto c'è già confusione, tu vieni a dare soldi. Confusione più, confusione meno, tanto non cosa vuoi che sia. No, allora, da una parte, che poi tra un 5 minuti abbiamo la pausa. Allora, da una parte questi eventi non ti dico che fanno male, anzi io ti dico sono anche a favore, sarei anche a favore, però c'è modo e modo, e secondo le amministrazioni non dovrebbero srotolare il tappeto rosso, come dire fate quello che volete perché ci portate tanti soldi. Ma no, troviamo un accordo, in questo caso è stato dato, Venezia è stata, fate quello che volete, Venezia è vostra per 2 giorni. No, cioè io non sono contrario, ma non sono neanche così a dire mi inchino perché tu c'hai soldi. No, cioè io sono amministrazione comunale, sono il sindaco di Venezia, te fai come dico io, non come tu vuoi te perché ti arrivi con soldi. Allora partiamo secondo me da un punto che fondamentalmente è valido principalmente per Venezia, ma un po' anche per tutta Italia. Sì, per tutte le città per tutte le città date soprattutto, ma anche diciamo in generale per l'Italia, tra virgolette, come nazione. Il fatto che poi sostanzialmente gli spazi pubblici non siano così tanto spaziosi, diciamo così, sono abbastanza ristretti. Buona parte dei siti principali sono comunque nei centri storici, quindi ancora peggio. Diciamo anche che in Italia non siamo organizzati per questo tipo di eventi, e in posti soprattutto come Venezia, che aveva già avuto problemi in passato. Caso famoso era stato il concerto dei Pink Floyd, quando avevano suonato davanti proprio a Piazza San Marco, e anche lì erano venuti fuori problemi su problemi e quant'altro. Diciamo in Italia non siamo realmente organizzati per questa tipologia di cose, e il fatto che poi questa gente appunto arrivi dicendo ma io c'ho i soldi, posso fare quello che voglio, e te sostanzialmente devi stare a quello che ti dico solo perché ti pago, peggiora ulteriormente la cosa.
Quindi sostanzialmente mi chiedo, sì, ok, è bene che questi eventi ci possono essere, però cerchiamo anche di farli in maniera un pochino più intelligente. Sì, anche, ma anche il discorso di apparecchiare la tavola così a questi personaggi, no. No, quello decisamente no, anzi sono comunque persone comuni, sono comunque persone che devono, tra virgolette, sottostare alla legge, quindi se ci sono delle regole che valgono per gli altri non vedo che vanno valere anche per voi. Esatto, non si capisce, perché hanno i soldi, io do 50 milioni quanto hanno dato, ora si controlla, e intanto Charlize Theron è andata all'attacco, l'attrice non è la sola, perché Jeff e Lauren hanno invitato anche molti VIP, forse non era stata invitata, noi non siamo stati invitati, come mai? Com'è sta storia? Sì, in effetti questo è abbastanza scandaloso, bisognerebbe protestare in maniera ufficiale, sì. Farci fare quantomeno un po' di sconto per il mancato invito, effettivamente. Sì, le polemiche, Charlize Theron non ha usato mezzi termini per esprimere il disprezzo verso le nozze da 50 milioni di dollari, che è come se avessero speso 3 euro, cioè, sì, però, vabbè, diciamo che 50 milioni di dollari per uno come Bezos sono veramente i nostri 20 euro. Sì, esatto, cioè come se fossero bruscolini, visto quello che guadagna con Amazon, però ecco, nonostante questo non credo, ne trovo giusto il fatto che abbiano potuto fare quello che cavolo gli pareva piacere. No, infatti, sì, no, vabbè, gli ha detto che fanno schifo perché penso perché lei dal palco l'attrice ha esordito con sarcasmo per il mancato invito, penso che potremmo essere le uniche persone a non aver ricevuto l'invito, ma va bene perché loro fanno schifo e noi siamo a posto, vabbè. Mi chiedo come mai non abbia invitato Donaldino, però mi posso immaginare anche lui. No, ma insomma, ma più che altro, vabbè, allora ti dico, vuoi sapere degli ospiti? C'era le Kardashian, no, Ivanka Trump c'era. Vabbè. Qualcuno della famiglia c'è stato Leonardo DiCaprio e Oprah Winfrey. Vabbè, quello giusto per farsi un po' di pubblicità mediatica, ovviamente. Ma certo, come se ne avesse avuto bisogno. Ma certo, ma sì. E niente, quindi c'è stato un po' di polemiche. La cosa che fa perché ma il mondo là fuori va a fuoco, a parte letteralmente perché fa un caldo becco, però no, diciamo, potremmo dire con un quarto del patrimonio di Jeff si potrebbero risanare tante problematiche debitorie nel mondo. Poi non avviene perché lui se li tiene stretti, però è vero anche, viene fuori la solita diatriba che chi più ha soldi meno diventa braccina corta. Diventa braccina molto corte, sì, decisamente. Più hai e meno braccia hai, più soldi hai e meno braccia hai. Vabbè, quindi sì, sono tutte retoriche, però cioè, ora detto tra me e te, ok? E poi si va in pausa, cioè Jeff Bezos avrà il patrimonio che ha, uno dei più ricchi del mondo, magari fa beneficenza e non lo sappiamo, però anche le critiche che vengono date non è da personaggi che dicono guarda, io vado a giro con, non ti dico la 500, però vado a giro con una Hyundai, perché anche se hai una Hyundai, guarda, vado a giro con un Alfa Romeo, che è una macchina comunque che costa ma non è di lusso, ho una casa modesta nella media e parte del mio patrimonio o metà del mio patrimonio lo devolvo, viene devoluto in beneficenza, viene fatto le critiche vengono fatte da personaggi che anche loro i loro soldi se li tengono stretti, quindi sono critiche o falsa ipocrisia?
Io direi più la seconda. Mettiamola così, perché poi sostanzialmente i leoni da tastiera sono sempre quelli invidiosi. Certo, l'invidia è una brutta bestia. Sì, non invidiateci, aspettateci, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, cari amici di Smart & Healthy. Stavamo un po' ragionando su, che poi abbiamo un po' divagato, ma va bene, ci sta, dai, divagare è lecito. No, scusate, per chi ci guarda in video mi sembrava che perdesse la bottiglia e sarebbe un problema. Perde la bottiglia, bene, ok, la posso buttare via perché è di alluminio e quindi viva l'ecologia. Direi che la puoi cambiare tranquillamente, però viene riciclata al 100%, perché l'alluminio è un materiale che viene riciclato al 100% del lavoro, nella lavorazione. Quindi detto questo, questa parentesi, però ok, qui succedono cose strane, benissimo, sul mio computer, ci sta, è bello la diretta, dai, che è pieno. Allora dicevamo, ammetti che vai a vedere i siti proibiti, queste sono le conseguenze. Sì, perché stavo guardando su io non voglio il matrimonio di Jeff Bezos.it a Venezia.com, ma ci può stare, non c'è. Trump è mio fratello.it. Oh mamma mia. No, non l'ho guardato, spero non esista un sito del genere. Spero anch'io che non esista, perché sennò sarebbe veramente tragica. No, sì, molto tragica. Allora, noi stavamo parlando, abbiamo un po' divagato, però abbiamo parlato di questo fantasmagorico matrimonio tra i dolci coniugi, a questo punto Jeff e Laurent Bezos. Lauren è molto alla francese, e poi è Lauren Sanchez, quindi di origine, presuppongo, sudamericana o quantomeno centroamericana, visto che allora aspetta, sto guardando, nata giornalista americana, nata ad Albuquerque, New Mexico, quindi sì, sicuramente nel sud degli Stati Uniti, quindi di origine New Mexico, per la zona quantomeno ispanica di origine, o messicana, sì. Ora vediamo un attimino, no, sono nati no, magari di terza, sì, perché i nonni o i genitori probabilmente. No, i genitori no, non sembra, però vabbè, comunque sì, ci sta i nonni, terza, quarta generazione, quindi vabbè, sono americane. Dicevamo, hanno speso 2 spiccioli per questo matrimonio. Gli altri 2 spiccioli ne hanno dati alla città di Venezia. Meno male, almeno quello, visto tutto il casino e compagnia bella che hanno combinato, mi sembrerebbe anche il minimo, tutto sommato. Certamente. Il minimo di rimborso spese. No, diciamo, è come quando, guarda, per il disturbo tieni 100 euro per il disturbo, è uguale. Sì, diciamo, non sono così sicuro che sostanzialmente siano bastati a coprire le perdite di un paio di giorni di turisti in giro per Venezia, però quantomeno diciamo che hanno contribuito a rimpolpare un po' le casse del comune, quello di sicuro. Beh, sicuramente, perché insomma, allora stavo guardando su ilpost.it, ok, notizia del 28 giugno. Come è andato il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia? Che in realtà non era un vero matrimonio. La cerimonia è finita liscia, l'evento conclusivo si è tenuto sabato sera nel centro della città. Sì, anche perché è durato 3 giorni, cioè un matrimonio 3 giorni, è andato a tavola, l'hanno fatto a tappe, è stato un party, non è stato un parto, non è stato un matrimonio. Sì, vabbè, molto in stile attoriale fondamentalmente. Certo, sicuramente sì. Non solo il matrimonio di per sé, ma anche proprio tutto il contorno delle varie celebrazioni. Ci sarà stato tipo anche
mi posso immaginare il mega party per gli amici, quello per i familiari, cioè tutto sarà stato tutta una cosa organizzata in questa maniera alla fine. No, certo, scusate, ho finito l'acqua nella bottiglietta perché sennò alla fine mi ritrovavo in lago. A proposito di Venezia, non devo fare la laguna qui nello studio. Allora, no, stavo dicendo, allora c'è stata la cerimonia principale, è stata venerdì, e la giornalista, sì, il matrimonio è stato molto criticato, ma questo lo sappiamo anche da vari attori, e per vari motivi, tra cui il fatto di Sì, diciamo il fatto principale è stato quello di non essere invitati, quindi sono diventati invidiosi sì, cioè, diciamo la motivazione principale. E hanno criticato l'imprenditore perché ha occupato la città e di averla, tra virgolette, noleggiata come se fosse un parco giochi. Sì, e più che altro è quello che fa specie, cioè ora posso capire che te puoi essere pieno di soldi quanto vuoi, però alla fine riuscire a noleggiare una città intera solo perché paghi 50 milioni di dollari quanto ha pagato, sinceramente mi lascia alquanto basito, ecco. C'era come, anche se da noi, come se in Italia un Agnelli dicesse no sai, c'ho i miei ragazzi, pago a Torino 100 milioni di euro e l'affitto non hanno i soldi di Jeff, mi dispiace, no, vabbè, non possono farlo, non possono. Allora, la cerimonia vera e propria è allucinante. Sì, no, più che altro lo sai cos'è il problema, è che non tengono mai di conto, perché non è Jeff Bezos in sé per sé che ha fatto il matrimonio, e poi dice che il comune non ha avuto la richiesta ufficiale, quindi magari si sono sposati o si sposeranno negli Stati Uniti in cerimonia un pochino più sobria. È che è un po' come quando accade negli eventi mondani, no? I fan o comunque i frequentatori non dei parchi, ma insomma i fan di cinema, ok, o di sport, vanno agli eventi per vedere tale sportivo o tale attore o attrice o sportiva. Il problema di questo matrimonio non è stato il fatto di Jeff Bezos e la Sanchez si sono sposati, perché alla fine, detto tra me e te, chi gliene frega che si sono sposati? Sostanzialmente nessuno, credo. A pochi, a familiari poco. Sì. Allora, però se te vai a vedere, allora, tra le facce più note, anzi voglio vedere se c'è, perché c'è un link. Qui c'è un link. Allora, ma io devo levare, perché ho levato le notifiche? Vabbè. Allora, se devo vedere tra gli invitati, che non è Jeff Bezos, ma te guardi, allora, Ivanka Trump, vabbè, la famiglia Kardashian, c'era Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti non so chi sia, quindi mea culpa, c'era come dicevamo prima, Oprah Winfrey e Orlando Bloom. Ok, c'era Orlando Bloom, voglio dire, le fan, perché avere i suoi 48 milioni, 50 anni, anche Leonardo DiCaprio, le più sfegatate che avranno fatto? E c'è Leonardo DiCaprio al matrimonio, andiamo a vedere chi? Jeff Bezos? No, chi se ne frega, io vado per Leonardo DiCaprio perché è lì, capito? Sì, ma allora posso capire questo discorso che dici, ne approfitto per andare a vedere il mio idolo, no, nel senso, ma quello che non abbiamo tenuto di conto da questi oggi è la problematica dei fan che vanno. Cioè io organizzo perché mi voglio far vedere Ganzo, sono Ganzo, c'ho soldi, invito tutti, ok, tranne noi, che Fulvio e Piero io non l'ho visto nella lista del matrimonio, sì, no, è una grave mancanza questa.
Però Grandissima. voglio dire, ma se io invito Tizio in matrimonio, quanta gente, non invitata, ma quanta gente verrà per vedere lui, per fare una foto, per fare un autografo, le groupies più pazze del mondo? Ma allora, quello secondo me te lo puoi già aspettare, sai già che succede, lo metti già in conto. Quello che però ma non lo so. No, ma allora, quello che però continuo a non capire è questo, cioè per un qualsiasi evento della moda, quello che blocchi sostanzialmente è la zona intorno a dove si svolge l'evento, non blocchi tutta la città. No, certo. Un concerto la stessa cosa, per una partita di calcio la stessa cosa, per un qualsiasi evento blocchi solo la zona anche intorno. Tanto per sì. perché li hanno dovuto, perché devi bloccare l'intera città che peraltro vive di turismo, quindi sostanzialmente gli blocchi anche i guadagni poi fondamentalmente. Lui ti risponde che il guadagno te lo sostituisco con i soldi che ti do io, che però dalla città, non ai singoli esercenti. Esatto, più che altro è anche quello, capito? Cioè all'esercente del fatto che Bezos abbia dato 50 milioni di dollari al comune di Venezia e gli importa sta ceppa, detta brutalmente. C'era anche Jan von Furstenberg. Fa piacere per lei. La regina Rania di Giordania. Però. Corey Gamble e Chris Jenner. Non lo so, va bene. Tutta una serie di personaggi che vabbè. Sì. Khloe Kardashian, Oprah Winfrey, Kim Kardashian. Ce n'era diversi. Che ti devo dire? Vabbè. Sì, però per vedere qualcuno, per vedere Orlando, ed è come quando c'è il salone del cinema, la mostra del cinema di Venezia. Ma poi allora anche lì piccini, gli anni passano per tutti, quindi cominciano ad avere anche una certa età, anche loro evidentemente per loro non passano. Sì, vabbè, mettiamola così. No, la mostra internazionale, scusate, chiedo scusa agli ascoltatori, ho detto salone del cinema, mostra internazionale. Mostra internazionale del cinema. Anzi, no, aspetta, c'era. Meglio conosciuta anche come Biennale. No, la Biennale, sì, penso di sì. Ma ascolta, io guardo qualche film quando posso, cioè, si parla di atletica e ti dico tutto, ma come si capisce non siamo fondamentalmente appassionati di cinema, però vabbè. Diciamo che ci piace vedere i film. Addirittura su RaiNews.it hanno fatto tipo il commento minuto per minuto del matrimonio. Sarei curioso di sapere quanti spettatori hanno avuto. Non lo so, no, ma testuale, no? Perché è iniziato il 26 di giugno. Cioè, 26 di giugno, cioè c'è anche rainews.it/maratona. Sì, capito? Oh, mamma. Le feste della cerimonia sono circa 250 gli ospiti, dal 26 giugno 16:33. Atterrati con jet privati dall'aeroporto Marco Polo. Questo però dimostra effettivamente quanto il trash tiri ancora in Italia. Sì. Ci sono problemi più seri per tanti versi, però fondamentalmente il trash è quello che tiri. Sì. Capito? Cioè 17:02 Kim Kardashian arriva a Venezia, 17:03 anche Oprah Winfrey è sbarcata a Venezia. Cioè, capite? Ci fa piacere, sì. Siamo contenti di tutto ciò, non avevamo dubbi che potesse essere una notizia che 17:05 è arrivato a Venezia Bill Gates. Mi immagino anche lui invitato al matrimonio. Bill Gates, sì, era al matrimonio, sì. Giustamente. Voglio vedere tutti, visto era 250, tutti gli invitati al matrimonio di Jeff
Jeff Bezos. Allora, nozze, matrimonio, invitati, sposi invitati al party finale. Oh, Vogue, vediamo su Vogue. Bisognava fare una cosa, bisognava fare il... vabbè, sono due di 30, ok. Kendall Jenner, vabbè. Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Oprah Winfrey, si è già detto 20 volte, ok, sempre solito. Kim Kardashian, Gayle King, che sarà il marito, Usher e Tom Brady, ex Sydney Sweeney, che non so chi sia, un'altra Kardashian, Kris Jenner, Kushner e Ivana Trump, Vittoria Ceretti, sarà un'attrice, Carly Kloss, e Ellie Goulding, mi stupisco che non ci siano italiani tipo quelli del Grande Fratello, cose del genere. Non sono stati invitati. Sono le nostre celebrità più famose, per cui non lo so. Brooks Nader, che non so chi è, François-Henri Pinault, strano non sia stato invitato. Darren Aronofsky, Guilherme Siqueira e Domenico Dolce, Sara Hodinger, vabbè. Allora, voglio sapere tutti gli invitati, voglio sapere tutto. No, non abbiamo tempo. Io sono curioso di sapere se hanno invitato la Barbara D'Urso. No, non credo. Intanto c'era Matteo Bocelli, perché Matteo Bocelli canta, no, non il look degli invitati, matrimonio, no vabbè, sì, Matteo Bocelli entra il matrimonio, secondo le nostre fonti, tenore italiano, avrà cantato sicuramente. Non posso immaginare. Quali sono stati tutti gli invitati? No. Allora, la cosa peggiore vabbè, leggiamo questa, visto che siamo in fase finale, siamo agli ultimi minuti. La cosa peggiore del matrimonio di Bezos è stato il regalo per gli ospiti. Il matrimonio è stato stesso servizio di brutte notizie. L'ultima le friulane regalate agli ospiti. Allora, matrimonio ok, è stato l'evento dell'anno con i soliti ospiti che abbiamo detto finora. Allora, ma se c'è un momento che ha davvero sorpreso tutti, non sono stati certo i fuochi d'artificio o l'allestimento lussuoso, ma il vero shock è stato il regalo per gli ospiti in occasione del pigiama party più costoso della storia. Allora, già hanno fatto addirittura il pigiama party. Io voglio vedere Jeff Bezos in pigiama. Un paio di pantofole di Amazon per lei e delle friulane in velluto blu di Bibi Venezia per lui. Sì, proprio per le scarpe e ti immagini indossate da un contadino che sta raccogliendo l'uva sui colli del Uganda. Ma che incredibilmente sono diventate parte della narrazione dell'evento più discusso delle ultime 2 settimane. Veramente dei pidocchi, proprio. Allora, aspetta, perché c'è? No, vabbè, questo è un video con Ryan Gosling, ma non so se... no, vabbè, sarà una pubblicità. Cioè, allora, gente piena di soldi che gli escono veramente anche da dove non si potrebbe dire, e quelli sono i regali del... Esatto. E che magari gli ospiti in futuro le indosseranno per davvero, però... Sì, ho capito, ma... via. Ok. Come si suol dire, e ci si sta a pigliare per il sellino.
ascolta, sono americani. Cosa te pretendevi? Il pacchiano è all'ordine di giorno. No, su questo siamo pienamente d'accordo, ma almeno qualcosa un pochino meno pacchiano forse. Sempre pacchiano, ma un pochino meno pacchiano. Ora, le ciabattine di Amazon e le scarpe da contadino, con tutto il rispetto per i contadini, si fanno un culo come un paiolo tutto il giorno. Insomma. No, per carità, certo, sicuramente sì, però dai, cioè non è possibile. Vabbè, io non ho parole. È come si diceva prima, più ne hai e meno cerchi di spendere. Capito, ma scusa, ma c'è modo e modo di fare un regalo. Sì, questo siamo io posso spendere poco e fare un bel regalo, ma anche essere ricco e essere tirchio e essere ricco e fare un regalo pacchiano. Sì, vero. Verissimo, sono pienamente d'accordo con te. Però a quanto pare è più accettato solo per il fatto che ti chiami Jeff Bezos e è come se tu vai, ora io non so il proprietario di Ikea, tanto per fare pubblicità a Ikea, ok? Tu sei il proprietario di Ikea, vai a nozze e come regalo, va bene, fai una cosa di Ikea perché è tua, sei il produttore, benissimo, però invece di regalare una cosa magari anche pseudo lussuosa, regali il mobilino base che costa 20 euro, capito? Ma le ciabattine di Amazon, se sono quelle che penso, costano tipo $60 il pacchetto da 10. Sì, esatto. Nel senso, parliamone. Sì, ma certo, sicuramente sì, cioè, hanno fatto una bella figuruccia. Sì, decisamente, nettamente, considerato appunto anche il livello economico che lei non la conosco minimamente, ma lui sicuramente ha. Invece di regalarti il microfono della Behringer da 200 euro, ti regala quello della Tenor che costa di 10. Sì, fondamentalmente sì. Esatto. Sempre un microfono, ma qualità sotto i piedi sostanzialmente. Molto discrepanti, molto poco precipitato. Caro Piero, abbiamo parlato del matrimonio più discusso del secolo, di sempre, non lo so, del secolo, perché diciamo di questo secolo, per il momento negli ultimi 5 anni. Sì, mettiamola così. Gli ultimi 5 anni, dai. E detto questo, noi abbiamo finito il tempo, caro Piero, è stato un piacere. È stato rapido e indolore come al solito. No, perché ci siamo divertiti, abbiamo parlato di attualità, ma una cosa alla fine tira l'altra. Noi appoggiamo le proteste che sono state tirate su, più che altro perché non siamo stati invitati, però sì, ecco, quello effettivamente bisognava mandare una dimostranza ufficiale, cioè non ci è arrivata mai. Ne facevo anche a meno. Ma no, magari tirava, ma non lo so. Cioè... No, vabbè, sai, allora poteva essere la scusa per andare a Venezia un paio di giorni, ma alla fine preferisco andarci quando non c'è tutto sto casino. Quando non c'è Jeff. Ah no, Trump non poteva andare al matrimonio, perché in questi giorni c'è stato l'incontro alla NATO. Ah sì, vabbè, ma sai. E quindi o era di là o era di là. Ora da una parte è un po' come poteva fare un po' come il Sassaroli quando si infilano. Eravamo alla NATO e pensavamo che non fare il tempo. Effettivamente, sì. Oddio, non credo che gli sia servito più di tanto, però vabbè, anche quello. Vabbè, sono altri argomenti per altri livelli, sì. Altre puntate.
Bene cari amici, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo che è il 7, no 2 più 7, no, 9 di luglio 9, sì, ho fatto 2 più 7, 2 più 5. Ci stiamo rapidamente avvicinando alla pausa estiva, dai. Esatto. Ancora qualche puntata, poi. Sì, e poi andiamo in pausa. Bene, detto questo, cari amici, rimanete con la programmazione. Noi siamo sempre online, quindi ci trovate sia su Spotify, su YouTube, sul sito internet e quant'altro. Ciao Piero, Ciao, alla prossima. Buona giornata. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao.